Ciao Laura, benvenuta nella mia rubrica Profumo di carta. Allora, ringraziamo i nostri ascoltatori e ringrazio Giuseppe Mosco per la regia, senza di lui non ci sarebbe questa intervista. Allora, oggi Ciao parliamo del tuo Luisa. ultimo libro. Ciao Laura. Parliamo del tuo ultimo libro che ha un titolo molto bello, secondo me, almeno a me è piaciuto moltissimo, Un morso di libertà. Un libro che parla del processo di crescita e di liberazione della protagonista, di una giovane donna che praticamente rinasce a nuova vita attraverso l'esplorazione di sentimenti e della sessualità, perché in questo libro si parla molto di sessualità. Però prima di entrare nel merito del romanzo, io vorrei che tu ci parlassi un po' di te. Chi è Laura Carditello e cosa fai nella vita oltre a scrivere? Allora, intanto ciao Luisa, grazie per avermi invitato. Allora, io sono laureata in chimica e sono un'insegnante di scuola superiore, insegno appunto al biennio delle superiori, insegno scienze. E sono 15 anni che insegno e in questi anni mi sono resa conto che il sesso è ancora un tabù, anche se si dice che il luogo comune è che i ragazzi ne sanno più di No, ma noi. adesso parla un po' di te, della tua vita, poi parliamo del libro. Io dunque appunto mi sono laureata in chimica da ragazza, insegno, amo gli animali. Anch'io. Purtroppo recentemente sono morti sia il gatto che il cane, quindi ho Mm, passato un periodo un che po' buio. brutto. Amo camminare nella natura, amo viaggiare e quindi appunto mi è piaciuto parlare di viaggi, perché proprio è una mia passione. Amo conoscere persone anche di culture diverse, potessi parlare tante lingue mi piacerebbe perché appunto è il modo per conoscere le culture, i modi di vivere. Quindi diciamo che in questo libro ho parlato proprio di quello che mi piace, viaggiare, quindi questa esperienza che ti immerge in un mondo diverso, ti fa dimenticare i problemi che hai, proprio mi piace andare in posti dove parlano lingue diverse dalla mia. Anche se l'Italia è molto bella, io mi distraggo di più a viaggiare all'estero proprio perché sono immersa in un mondo diverso e quindi mi distraggo, mi rilasso molto di più. Mi piace assaggiare le cucine degli altri posti, vedere negozi, vestiti diversi, abitudini diverse, quindi mi piace moltissimo viaggiare. Beh, certo, il viaggio, soprattutto appunto nei paesi al di fuori dell'Italia, giustamente tu hai detto l'Italia è bellissima, però non è solo una questione di luoghi belli, perché i luoghi belli ci sono anche in Italia, però è proprio per conoscere giustamente Sì. altre culture. Anch'io la penso come te, infatti ho viaggiato tantissimo. Ascolta, come nasce questo libro? Come ti è venuta l'idea di scrivere questo romanzo? In parte lo stavi già dicendo, però Mm, la domanda era mm, questa che volevo farti. Allora, io leggo molto e ho letto molti libri con protagoniste femminili e anche stranieri. Mi piace proprio leggere, proprio perché sono curiosa, libri stranieri in modo da conoscere nuove culture. E mi sono detta, ma potrei farlo anch'io, sarei capace e ho provato. Ho voluto mettere in questo romanzo quello in cui diciamo che un po' è venuto fuori il mio lato da insegnante, perché io agli alunni dico sempre che è importante viaggiare e quindi ho voluto mettere in luce l'importanza del viaggio, l'importanza di conoscere persone diverse, con modi di vivere diversi, in modo da imparare a non giudicare l'altro prima di conoscerlo e di approfondire la conoscenza.
E poi, come dicevo prima, ho voluto introdurre la parte un po' erotica, un po' osé, proprio perché, molte si dice che le ragazze o che i ragazzi ne sappiano più di noi di sesso, cominciano a un'età molto precoce. Sì, Ho così letto dicono. che cominciano intorno ai 12 anni, quindi bruciano molto le tappe e, secondo me in questo processo sono sole, soprattutto le ragazze. Lo fanno un po' perché, lo fanno le amiche, Mh, perché si sentono per appartenere al gruppo, certo. e quindi ho voluto creare questo personaggio, questa Elisabetta, che fa capire che se anche si aspetta un pochino, non è la fine del mondo, e che è importante viversele con consapevolezza le cose. Quindi, ho avuto forse un'idea un po' ambiziosa, quella di creare un personaggio che fosse un po' una consigliera, un'amica, una persona in cui rispecchiarsi, perché appunto per i dubbi, per le insicurezze che ha, anche spesso non sa cosa fare, se quello che fa è giusto o sbagliato. Perché secondo me le ragazze si trovano ad affrontare certe situazioni piene di dubbi, ma non lo fanno vedere, non ne parlano con le amiche, non ne parlano con gli adulti, proprio perché devono mantenere una, come dire, una posizione, un'immagine, di Immagino. spavalderia. Eh Mh. sì. Ascolta, il titolo è molto bello. Come ti è venuto in mente questo titolo? Cioè l'hai scelto tu o L'ho non lo scelto so, io. l'hai Sì, scelto sì, sì, tu? no, ho fatto tutto io, ho scelto il titolo, ho fatto la foto della copertina, ho fatto tutto io. Ah, anche la L'unica cosa cover che non mi quindi. cosa? La cover è molto Sì, bella perché dà proprio il senso della grazie. libertà. E anche questa l'hai scelta tu, l'hai fatta tu addirittura. Ho fatto la foto, sì, sì, ho fatto la Hai fatto le foto. foto. È veramente molto dà proprio il senso di libertà. È semplice, proprio una cover semplice, ma che, dice molto insomma del contenuto, anche se uno cioè io se lo vedessi in libreria, penso che se io l'ho letto, va bene, però se io fossi entrata in libreria e avessi visto questa cover, subito ne sarei stata attratta e sarei andata immediatamente a vedere la quarta per capire di che cosa sta parlando, perché il titolo comunque mi incuriosisce, mi avrebbe incuriosito e tra l'altro il romanzo a me è piaciuto molto, veramente scritto molto bene e, in modo semplice, cioè non riesci a staccarti, vuoi andare avanti per vedere che cosa succede, è un libro che si legge veramente in modo molto rapido. Parliamo un po' di Sì, Elisabetta. Allora, la protagonista. Elisabetta è una ragazza che è cresciuta poverina, oppressa da una madre dispotica, un padre che non si sa, non esiste, no, cioè esiste, ma è come se non sì, quasi esistesse. assente. Una madre che le toglie Mh, completamente la libertà, le sta sempre addosso, non la lascia uscire, ha l'orario sempre con l'orologio, perché deve rientrare, mentre tutte le sue amiche possono rimanere fuori la sera, lei è sempre un po' la Cenerentola del gruppo, no? Ecco, lei sì. poi va a fare questa vacanza studio a Edimburgo e scopre la libertà, scopre l'amicizia, scopre tantissime cose e scopre il sesso. Ci vuoi parlare un po' di Elisabetta? Allora, Elisabetta probabilmente è una ragazza forse di altri tempi, non so se esistano ancora Mh, genitori così oppressivi sinceramente. Però, volevo proprio sottolineare questa diciamo differenza tra, quello che magari i genitori si aspettano dai figli e quello che in realtà il figlio prova e vuole vivere. Perché, anche adesso, per quanto sembri che ci sia più libertà in giro, i ragazzi secondo me sentono, una discrepanza in casa, cioè nel senso, magari vorrebbero più attenzione dai genitori rispetto a quella che hanno, oppure comunque, non si sentono liberi di esprimere quello
che vorrebbero essere, quello che vorrebbero vivere. Elisabetta sì, è un personaggio, una ragazza un po' soffocata da questa mamma iper ansiosa, controlla e controlla la vita, la vorrebbe una figlia perfetta, probabilmente non a sua immagine, ma come lei sarebbe voluta essere, ecco. Esatto. Ehm, per cui molto spesso le aspettative, secondo me, le aspettative dei genitori soffocano un po' i figli nel bene, nel senso io voglio che mia figlia abbia successo nella vita, quindi sto attenta a come a quello che fa. E In spesso i realtà genitori nella vita proiettano sui figli quello che loro magari non sono riusciti sì, a fare, quindi vorrebbero che i figli facessero quello che loro non sono riusciti a fare, però questo non è esatto. giusto. Non è giusto. Molto spesso io ho alunni che magari giocano a calcio anche a livello agonistico, perché magari i genitori, sono loro che li spingono a giocare, ecco. Quindi, Mh. per cui secondo me, volevo rendere proprio questo, che invece poi c'è la differenza di quello che vuole in realtà la ragazza, di quello che Eh, vorrebbe fare, vivere, eccetera. Ehm, e soprattutto appunto questo senso di libertà, di poter sbagliare, di poter confrontarsi con altre realtà, altri modi di vivere il sesso, di vivere le relazioni, altri modi di approcciarsi alla vita, quindi molto più diciamo di vivere alla giornata, di come era stata abituata e cresciuta lei, perché appunto c'è differenza tra le persone, quindi io vivo alla giornata, io invece programmo tutto fino a fra 10 anni e cose del genere. Quindi questo senso di libertà di poter sbagliare, decidere da soli, sbagliare e farsi le proprie esperienze, che secondo me è importantissimo. Farsi le proprie esperienze, sbagliare sulla propria pelle, cadere, rialzarsi, aiuta a crescere. riprovare, tentare, cambiare direzione. Son tutte esperienze che secondo me sono molto formative. Certo. Elisabetta scopre un mondo nuovo che non conosceva, ma scopre anche una se stessa nuova, cioè, lei che prima era sempre un po' ai margini, diciamo che nessuno almeno lei credeva di non piacere a nessuno, si vestiva anche in modo un po' insomma non certo, avvenente, usiamo un termine del genere, mentre a Edimburgo scopre di piacere, scopre di essere una bella donna e di attirare le attenzioni maschili, quindi ha una trasformazione. Quindi in questo senso lei, cambia anche il modo di vedere un po' la sua vita, no? Sì, cambia il modo di considerarsi. Prima si considerava una persona poco appariscente, poco interessante e invece si rende conto che, fisicamente inizia a piacersi, inizia a osservare, come le stanno i vestiti, inizia a usare vestiti diversi, inizia anche un po' a giocare con il suo corpo, con la sensualità, inizia a essere più provocante, ecco. Eh Quindi, sì, provocante ehm, pro ogni tanto capita che qualcuno dalle sbocci, diciamo, fiorisca senza neanche rendersene più di tanto conto, ecco. sì, proprio una Quindi trasformazione improvvisa totale, proprio totale, totale, sì. da un estremo all'altro direi, no? Sì. Ascolta, ma il tuo romanzo si può definire un romanzo erotico? Ci son delle scene erotiche. Io ne ho letto di romanzi erotici. Secondo me c'è qualcosa di più perché comunque c'è una storia che, si potrebbe reggere in piedi anche senza le scene un po' più erotiche, secondo me. Però sono funzionali a far capire il cambiamento del personaggio. Quindi può rientrare perché ci sono delle scene un po' Mh, erotiche, però secondo me non è solo un romanzo erotico, c'è una storia di no crescita, beh, di cer formazione, di questo di sì. divertimento anche, perché si diverte nel senso.
Sì, Però quello sì, sì. senz'altro. Ma, cioè quello che volevo chiederti, come mai hai voluto inserire scene così spinte? Cioè nel senso che, le scene diciamo di sesso sono molto molto spinte. Cioè hai voluto proprio cioè mostrare proprio delle scene spinte, è il Sì, termine giusto insomma, per quello che ti dicevo è un mh. romanzo erotico. Poi chiaro, è vero, è un romanzo soprattutto di crescita come io avevo detto all'inizio, però ecco tu hai proprio voluto sottolineare queste scene di sesso Sì. esplicito insomma, diciamo, Sì, ecco. proprio perché, per accompagnare secondo me alcune ragazze in determinate circostanze, capire fin dove magari uno si può spingere, fin dove ehm, fino a dove appunto si può fare, non si può fare, le sensazioni che provano, se anche di dubbio, perché comunque Elisabetta in queste scene spesso ha dei dubbi se è giusto fare o non fare. Quindi appunto proprio perché Elisabetta diventasse un personaggio di una confidente per le ragazze, anche in quei momenti in cui secondo me, come ho già detto, Mh. tante sono sole e non si confidano neanche con le amiche, perché comunque pensano che di dover essere uguali alle amiche. Quindi secondo me, da quello che ho visto comunque in questi 15 anni, mantengono un aspetto, un'immagine, e neanche con le amiche si confidano più di tanto su certi argomenti. Quindi ho voluto proprio sottolineare che in certi momenti una persona magari si ritrova da sola, non sa cosa fare, e Elisabetta dovrebbe essere un po' un'amica, una confidente. Lei però si confida con Serena, le racconta tutto, le chiede consigli. Sì, le chiede consigli, Però però questo sì, rapporto con bisogna. Serena È poi è un po' strano, sì, nel senso infatti, poi perché poi vedremo che, succederanno delle cose, adesso non spoileriamo mh, per l'amor di Dio, ma comincerà un po' a avere dei dubbi su questa amica, che quella che almeno lei considerava amica e con sì, la quale appunto, soprattutto all'inizio, quando conosce Jan, proprio all'inizio si confida perché non sa, cioè non fa sa cosa fatica a prendere fare. una decisione, no, cioè Mh, e lei è la sua confidente in quel momento, cioè si apre molto con lei, almeno nei sì. primi momenti, diciamo, della vacanza. Sì, sì, avevo, bisogno di un personaggio, che, esplicitasse con cui Elisabetta potesse esplicitare i suoi dubbi, ecco. Quindi Eh all'inizio sì. ho costruito questo personaggio e fa vedere che comunque c'è bisogno di confidarsi con qualcuno. Però ripeto, molto spesso secondo me poi io sono un'insegnante di scienze, vedo i ragazzini piccoli, quindi non ho, esperienza di ragazzi, molto più grandi. Però per quello che ho visto, secondo me, è tanto si comportano tanto per, omologarsi agli altri, quindi Agli tanta altri, certo. immagine e anche tanta solitudine poi, e quindi appunto, ho voluto sottolineare che c'è bisogno di una persona con cui confidarsi e nello stesso tempo ho creato questa Elisabetta che secondo me, spero, possa diventare una confidente. Per chi lo legge, certo. Scusate. Una tematica importante secondo me, che io ho ravvisato nel tuo romanzo, è l'amicizia e il rapporto genitoriale. Ce ne vuoi parlare? L'amicizia è sempre una cosa abbastanza complicata, soprattutto tra le donne, Mh, per cui, spesso si possono avere delusioni, si possono ehm, magari si può pensare che una persona non sia un'amica, invece lo è, o o viceversa. viceversa. Il rapporto tra donne è sempre un po' difficile.
Le amicizie maschili ci possono essere, però anche lì bisogna stare attenti a non fraintendere, oppure che non venga nascosta dietro l'amicizia un interesse diverso. Quindi è sempre una cosa molto delicata l'amicizia, è un rapporto bellissimo, perché un amico c'è, un amico ti aiuta nei momenti di difficoltà, però, il limite tra amicizia e interesse nel rapporto uomo-donna è sempre abbastanza, difficile capire qual è l'equilibrio. È un po' e sempre sul confine. È sempre un po' sul confine. Ci possono essere amici, veri, nel senso che con cui non succede mai niente nella vita, se non oltre l'amicizia, però son difficili queste amicizie, anche se sono molto belle poi, per carità. Eh sì. Però appunto molto spesso si parla di amici, amicizie, quando magari sono più che altro conoscenti da tanti anni, però bisogna col termine amicizia stare un pochino attenti. Il rapporto genitori-figli è difficilissimo. Io non ho figli, però, vedo molto spesso alcuni genitori mi vengono a parlare, mi dicono: "Ah, io non so come agire con mio figlio, perché se gli parlo magari, di determinate cose, magari si arrabbia, si chiude", e quindi insomma il rapporto è difficile. È un rapporto, i genitori molto spesso hanno un rapporto un po', come dire, egoistico, Sì. anche senza volere, cioè nel senso è probabilmente una questione proprio di natura, nel senso ti ho fatto io, Mh. sei mio, vorrei che tu avessi il meglio nella vita, secondo me il meglio è questo e voglio che tu faccia questo. Quindi con tutte Vero. le migliori intenzioni, però è difficile che un genitore riesca a mantenere una certa distanza, ehm, tale da, lasciare il giusto equilibrio tra attenzione, protezione, guida, e libertà. Quindi è un rapporto difficile. I figli vogliono fuggire, Eh sì. ehm, i E i genitori genitori vogliono tenerseli. sì, credo che sia proprio il mestiere più difficile. Anch'io non ho figli, quindi non posso pronunciarmi in merito, però mi rendo conto che è veramente un mestiere difficile. Chi ci riesce lo fa bene, complimenti, A perché credo che sia prescindere. davvero molto, molto difficile. Cioè Sì. comunque sbagli sempre, soprattutto perché questa è una società difficile, una società complessa e purtroppo ci sono tantissime problematiche. Se poi, soprattutto nei confronti delle figlie femmine, ci sono le con tutto quello che succede, insomma anche la paura, no, che può avere un genitore a lasciare uscire la figlia, cioè lo capisco e penso che l'avrei anch'io questa paura, è normale. Quindi anche riuscire a essere dei bravi genitori, lasciare sì la libertà, ma nello stesso tempo, proteggerli, insomma, è veramente complesso, è una cosa davvero complessa. Un'altra cosa che ho notato nel tuo romanzo è che tu hai, descritto, cioè Edimburgo, cioè il lettore praticamente si trova a Edimburgo, si trova a passeggiare per le vie di Edimburgo. Tu, riesci a trasmettere, come in un film, la vita di questa città. Come ci sei riuscita? Intanto ti ringrazio, mi piace molto come complimento. Io son stata a Edimburgo, sono stata 2 volte a Edimburgo, e quindi un po', c'ho passeggiato, ho visto le vetrine, ho visto il castello, una città che secondo me è bellissima. Io la consiglierei a tutti perché è veramente una città, molto bella, con una bella atmosfera. Io ci sono stata in agosto quando c'è il festival, Ah, con caspita. tutti gli artisti per strada, quindi veramente, una città che ha un respiro internazionale Eh molto sì. coinvolgente e molto bello. Ehm,
Io per descrivere io non sono stata in tutti i posti che ho descritto, in quelli Sì, in cui perché poi sono c'è anche stata. l'Irlanda, quindi ma anche l'Irlanda, cioè, Mh. tutti i posti che hai descritto, cioè, il lettore si trova lì insomma, come se fosse lì, no, almeno io ho avuto questa Grazie. impressione. Le scogliere in Irlanda le ho viste. Mh. Galway città no. Però, sono andata un po' su internet a cercare le descrizioni dei posti e mi sono immaginata, Elisabetta che girava per questi posti. Quelli invece che ho visto, ho cercato di descrivere come me li ricordavo io, ecco. Mh-mh. Quindi, appunto io un pochino ho viaggiato in Europa, non ho viaggiato fuori dall'Europa. Per cui ho cercato di, descrivere quello che mi ricordavo dai miei viaggi e sono contenta se ci sono riuscita, a descrivere in modo che il lettore potesse Sì, secondo vivere. me sì, perché vedi la difficoltà quando descrivi, cioè all'interno di un romanzo una città, una località, cioè la difficoltà è di mostrare, cioè insomma il lettore, cioè, non deve essere una cosa come una guida turistica, ecco, insomma, intendiamoci, no? Una descrizione proprio fatta dal narratore, perché in questo caso diventerebbe una guida turistica. No, tu sei riuscita a farlo attraverso gli occhi dei personaggi, di Elisabetta in particolare, e quindi cioè, il lettore si sente proprio coinvolto, si sente come se, ripeto, come se fosse lì. Quindi in questo devo dire complimenti, perché non è facile, è facile cadere di più nella narrazione, cioè nella descrizione vera e propria, e allora lì diventa una guida turistica, non più un romanzo. Quindi veramente brava, complimenti. Grazie, grazie. Senti, ci vuoi leggere un brano un po' particolare che ti è piaciuto o che pensi sia significativo per i lettori? Allora, a me, piace molto l'inizio Vai. allora. No Elisabetta, ho detto che non ci vai all'estero da sola. Ed eccolo quello sguardo severo e perentorio, con le sopracciglia aggrottate e quella ruga in mezzo alla fronte, che mia madre riserva solo alle situazioni che ritiene gravi o pericolose e di cui non intende discutere mentre pronuncia le parole che, secondo lei, dovrebbero mettere fine, prima ancora che cominci, al mio viaggio. Questa frase io c'ho lavorato tantissimo, devo dir la verità. È una frase che a me piace molto. Ma mamma, ho quasi 19 anni. L'anno scorso ho dovuto rinunciare a frequentare la scuola all'estero e sai benissimo che avrei ottenuto la borsa di studio. Per i tuoi timori e ora che mi sono diplomata con un ottimo voto, avrò diritto a farmi una bella vacanza. Mattia e suo cugino ci sono già andati gli scorsi Mh. anni, perché io non posso mai fare niente? Non è giusto. E mentre pronuncio queste parole ad alta voce, tutte d'un fiato, mi vengono le lacrime agli occhi dalla rabbia e la voce alla fine diventa quasi un sussurro, sottolineando in questo modo la mia rassegnazione. Loro sono maschi, una ragazza da sola all'estero è troppo pericoloso. E poi devi iscriverti all'università, ribadisce alzando la voce. È la sua solita scusa per tenermi chiusa in casa, come se le femmine non potessero fare le stesse cose dei maschi. È un modo per ricordarmi la sua sfortuna di aver avuto una figlia femmina. Secondo me, a me piace molto questa parte qua perché, Sì. descrive subito il rapporto madre-figlia e Infatti quindi mhmm, e fa capire quindi subito che tipo di rapporto c'è, che tipo di madre, ehm, ha questa povera Elisabetta, cioè che arriva al punto di andare a Edimburgo per controllare la figlia, cioè arriva a questo livello, siamo di capitare là e sì. addirittura Poi cioè rovinarle parte no, una parte qualche giorno della vacanza gliel'ha rovinato insomma. sì, più che altro appunto volevo fare poi qualche colpo di scena, quindi mi son detta: "Mah, cosa posso fare perché Eh. succeda qualcosa che il lettore non si aspetta?" E allora l'ho fatta capitare lì.
Eh sì, poi dopo è bello quello che succede dopo, non lo diciamo, ma è bellissimo quello che fa Elisabetta. È veramente bello, solo che non si può dire. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare ai tuoi lettori, il target a cui si rivolge questo romanzo? Il target, visto diciamo che è un po' erotico, direi dai, 18 anni in su, ecco, nel senso. Sì. Maschi, uomini e donne, perché io ho avuto anche delle belle recensioni da degli uomini che mi hanno detto, che hanno anche i genitori, ecco, nel senso che mi han detto che gli è servito per capire un po' di più la Mh. mentalità della figlia, e quindi fin dove spingersi. Quindi diciamo che ho avuto un buon riscontro sia da donne che da uomini, sia da ragazzi che da persone un po' più adulte, tipo genitori, quindi ehm, diciamo che appunto io lo metterei per i maggiorenni, ecco. Okay. Mentre beh, il messaggio più o meno ce l'hai già spiegato prima, quindi è inutile ripeterlo perché l'hai già detto, quindi abbiamo già capito. Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo romanzo? Allora, circa 1 anno. Beh, neanche Circa un tanto. tanto perché comunque io lavoravo mentre lo Ma non è scrivevo. tanto. Ah no? No, Non lo secondo me so, no. perché è il mio primo romanzo, non ne ho mai Non è scritto prima. tanto, ti assicuro, non è tanto. Ah, ecco, Io a ci ho me messo sembrava molto di più. tanto, ma Poi dipende dai generi, però comunque 1 anno è normale, insomma, il minimo per scrivere un romanzo, poi soprattutto lavorando, ma scherzi, cioè, direi io che ho è fatto proprio poco. fatica a finirlo, ecco, non lo volevo finire. No, Mi ero innamorata dei arenata? personaggi. No, 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 mi ero No. innamorata dei personaggi e non volevo arrivare Ah, alla fine. in questo senso. In questo senso, Bellissimo sì. questo. E Sì, non volevi infatti lasciarli andare insomma, no? no, no, assolutamente. E quindi, continuavo a trovare circostanze, avvenimenti, situazioni, perché non volevo lasciarli andare. Quindi Certo. ho fatto fatica a Che bello questo, una cosa chiudere. bellissima. Perché i lettori dovrebbero leggere il tuo libro? Per svagarsi, perché Mh, secondo me è un libro che distrae, sì, perché ti fa molto. immergere nella storia, quindi ti distrae. Per curiosità, perché io quando inizio un libro lo comincio sempre per curiosità. Mhmm, per per Sì, rilassarsi, poi se vogliamo per confrontarsi con le situazioni che vengono descritte, ma più che altro secondo me un romanzo andrebbe letto per rilassarsi, distrarsi, divertirsi, sì, per infatti motivi leggeri poi, perché altrimenti se uno deve pensare di leggere qualcosa per imparare, sempre imparare qualcosa, potrebbe anche essere con magari un pensiero un po' pesante. La sera uno si mette lì, prima di dormire si legge qualche capitolo e si rilassa. e infatti avevo fatto così, mi sono rilassata e poi mi addormentavo perché avevo sonno, ma non volevo, che ricominciavo ho detto: "No, io devo andare avanti perché mi prendeva", e che rabbia quando ti viene sonno e devi smettere, è incredibile. No, io l'ho letto veramente con piacere. Mi ha Grazie, rilassata, mi ha fatto divertire molto, mi è piaciuta molto il personaggio di Elisabetta, ma anche gli altri, tutti i suoi amici. No, è un romanzo molto molto bello secondo me che consiglio veramente di leggerlo perché è molto piacevole, decisamente. Progetti grazie. futuri. Progetti futuri: ho iniziato a scrivere un secondo romanzo, però sto facendo fatica proprio perché il lavoro in questo periodo è pesante, quindi alla sera, leggo. Leggo invece che scrivere Invece perché che scrivere. almeno, Ma non hai mi pensato di continuare con Elisabetta, visto che non volevi allora lasciare andare i personaggi? il romanzo che sto scrivendo ha sempre come protagonista Elisabetta, Ah, ma
ha altri personaggi intorno a lei, non sono Mh. più gli stessi e l'ambientazione è cambiata perché io vorrei utilizzare Elisabetta per farla viaggiare intorno al mondo e mostrare Che i bello, diversi paesi, quindi lei viaggerà sempre, quindi che bello. nei miei No, romanzi. infatti mi è venuto perché prima hai detto così, non volevo lasciarli andare, quindi mi No, viene un no. po' cioè, dire vai allora vai avanti ancora con Sì. Elisabetta, una bella cosa. Vorrei però scrivere dei romanzi che, non siano un seguito, cioè nel senso che possano essere Ah, letti ecco, non un a sequel. prescindere. Quindi, se si legge il secondo, magari viene la curiosità di leggere il Di leggere primo, il però primo. sta in piedi da solo, nel senso non è che il Sì, sì, lettore non sì, capisca nulla. Ecco, questo è certo. quello che vorrei fare. Ehm, Ho scritto un po', però appunto in questo periodo il lavoro davvero è sempre più impegnativo e quindi, faccio un po' di fatica a trovare la conce non la La concen concentrazione, la la spensieratezza, perché mh. per scrivere, Ah, dovrei devi avere la essere mente libera. Deve aver la mente libera e in questo Sì. periodo faccio veramente fatica. Ogni tanto mi vengono in mente delle scene, magari mentre Ecco, guido, mi vengono in mente delle scene che potrei scrivere, torno a casa, le scrivo, poi le rileggo, le correggo e poi chiudo. Poi un altro momento, magari dopo 3, 4 giorni, mi viene in mente un'altra certo, beh, ma guarda scena. che è così che alla fin fine nasce un libro, anche per me è stato così quando ho scritto, cioè ho avuto dei periodi di proprio di blocco, poi appunto come hai detto tu adesso, magari ti vengono delle idee che sei chissà dove, subito io Sì. me le scrivevo addirittura su TechPad, ho provato a scrivere sul tovagliolo di un bar, quindi cioè appena mi venivano le idee, quindi è così perché ci sono dei momenti di crisi, di momenti che non hai voglia, che hai altre cose per la testa, quindi è normalissimo. Sì, poi la morte del cane mi ha devastata, devo Beh, dire. quello lo immagino, guarda, perché ho un cane anch'io e per me è come un bambino, quindi posso capire che cosa significhi. L'ultima domanda è dove possiamo trovare il tuo romanzo e in quali formati? Allora, il mio romanzo si trova su Amazon, si compra c'è il formato cartaceo, il formato ebook e poi si può leggere gratuitamente sul Kindle Unlimited. Quindi appunto si trova su Amazon. Ci sono sia il formato cartaceo che quello ebook. Quindi a questo punto direi che, va letto questo libro, non c'è nessuna ragione per non leggerlo. Quindi io invito Grazie. veramente chi ci ascolta a leggerlo perché ripeto, vabbè, a me è piaciuto molto, ma questo è soggettivo, ma sono convinta che questo libro piaccia a Io tutti. devo dir la verità, pecco di presunzione, però chi l'ha letto, chi mi ha detto qualcosa, che magari ho trovato anche le recensioni su Amazon che sono, beh, non sono tantissime, devo dir la verità, però sono, belle, ma chi l'ha letto, chi mi conosce, mi ha parlato, mi ha detto m'ha dato un riscontro personale, m'ha detto che appunto gli era piaciuto molto, quindi Sì, sono sì, contenta. ma anche lo stile che hai è molto accattivante, cioè viene proprio voglia di andare avanti, di proseguire. Grazie. Dunque, siamo in chiusura, quindi rinnovo appunto l'invito a leggere Un morso di libertà, Laura Carditello. Saluto i nostri ascoltatori, ringrazio Laura per aver accolto il mio invito e ringrazio di nuovo Giuseppe Mosco per la regia. Un saluto a Grazie. tutti e buona serata. Ciao Grazie ciao. Luisa, grazie a tutti. Ciao.